Amici di Vegitaliano, bentornati. In questa bellissima domenica di aprile vi voglio ringraziare perché le vostre visualizzazioni e le vostre iscrizioni sul canale Vegitaliano stanno aumentando sempre di più. Non sono virali, ma ovviamente non essendo uno chef, a me francamente mi commuovono tutte queste condivisioni. Oggi vorrei fare una ricetta sempre semplice ovviamente, che però viene da molto lontano e dalla notte dei tempi. È nata in Tunisia e in Algeria, si chiama shakshuka. È anche riconosciuta come ricetta israeliana, ma in realtà le origini sono molto più antiche. È molto semplice, andiamo a vedere gli ingredienti. Bene, gli ingredienti dello shakshuka sono questi: 2 cipolle, un peperone, 3 pomodori, uno spicchio d'aglio, la farina di ceci perché lo shakshuka sarebbe con le uova, ma io ritengo che questa sia un'ottima soluzione e che non gli tolga nulla alla ricetta originale. Poi abbiamo il mio sale aromatizzato che trovate in un'altra ricetta sul mio canale, un peperoncino se piace, il pepe e l'immancabile olio extravergine di oliva di Sermoneta. Come potete notare c'è un po' di casinaccio perché nel frattempo sto girando la ricetta del pane arabo con il quale vorrò accompagnare lo shakshuka, ma lo potrete anche utilizzare per altre pietanze, per accompagnare altre pietanze o antipasti. Lo troverete sul mio canale Vegitaliano. Ecco qua un bel battuto di cipolle con questo coltello professionale nelle mani sbagliate, per questo non vi faccio vedere come lo uso perché fa un po' impressione, ma ha detto qualche amico di Vegitaliano. E adesso andrò a scaldare la padella in ghisa per poter cominciare a cuocere il tutto. Mentre le cipolle e l'aglio che ho aggiunto stanno soffriggendo, intanto preparo i pomodori e li taglio a pezzettini. Ho preparato anche i peperoni tagliati a dadini e ce li vado a mettere prima dei pomodori. Perché il peperone è duro a morire. Dopodiché tra un po' andremo ad aggiungere anche i pomodori e voilà. Purtroppo non potete sentirlo, ma c'è un profumo davvero molto invitante. Ecco qua. Adesso lascio a fuoco moderato, lascio cuocere un pochino i peperoni. Mentre i peperoni e le cipolle stanno cuocendo, preparo il composto di farina di ceci, sale, curcuma, pepe e acqua. 50 g di farina di ceci. Ecco qui 50 g di farina di ceci con un cucchiaino di curcuma, pepe e sale aromatizzato da me. Il nostro sostituto delle uova con la stessa consistenza delle uova sbattute per aggiungerlo poi al shakshuka e ora lo metto in frigo un po' a riposare mentre le verdure si cuociono. È arrivato il momento di aggiungere i pomodori. E voilà, les chiens sont faits. Bene, stanno rosolando i nostri peperoni con i pomodori, stanno cuocendo e se volete ci potete aggiungere delle spezie. Io per esempio ci aggiungo un po' di origano, e cumino.
rimestiamo il tutto e continuiamo la ricetta. Prima di aggiungere il nostro composto di farina di ceci che ho lasciato in frigo a riposare, ho creato un piccolo cerchio all'interno dove dovrebbero andare le uova, ma noi ci andiamo a mettere il composto. Prima direi un po' di sale aromatico, oppure come io preferisco fare ci metto lo shoyu, che è questo che trovate in tutti i supermercati di un certo livello ovviamente, e lo aggiungo perché dà un sapore migliore e non c'è l'uso di troppo sale. E voilà, provare per credere. E ora ci aggiungo il composto che va a simulare le uova alla grande. Credetemi, è una cosa che veramente vi sorprenderà. E mi sorprendo anch'io di quanto sono bravo. Wow! Ah, vi devo dire, coperto fino a quando le uova o le nostre uova finte non si sono cotte. Guardate che risultato incredibile, veramente molto buono, e mi dispiace non possiate sentire il profumo che si è sparso per tutta la cucina di cumino e origano. Ed eccoci al termine di questa buonissima ricetta, lo shakshuka. Ho aggiunto del prezzemolo sopra, fresco, a fine cottura ovviamente, e adesso continuo a fare il pane arabo che troverete su un'altra ricetta questa sera, che accompagnerà questa buonissima pietanza. Spero vi sia piaciuta, iscrivetevi al mio canale Vegetariano perché ci sarà una ricetta nuova ogni settimana. Grazie, ciao!